Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Sul Dark Side parliamo di tutto e di più, ma solo crimine. Quindi se siete suscettibili a certi argomenti, questo canale forse non fa per voi. Oggi purtroppo andremo in molti dettagli su un caso abbastanza popolare, ma non credo che ne sia discusso abbastanza. Quindi il caso di oggi è di un culto e il leader di questo culto è Roche Terial. Noi oggi lo chiameremo Rock. Rock era nato nella valle di Saguenay in Quebec il 16 maggio del 1947 da Hyacinthe e Pierrette Thériault. Lui era il secondo di 7 figli e all'età di 6 anni la famiglia si è trasferita nella comunità delle miniere di Thetford, nella Eastern Township. Ha frequentato la scuola locale del paese fino alla settima elementare. Praticamente quella scuola non andava oltre alla settima elementare, quindi lui è andato a scuola fino a che era possibile. Aveva la possibilità poi di proseguire gli studi, ma sia lui che i suoi fratelli hanno deciso di non continuare gli studi. Quindi ovviamente neanche il giovane Rock continuò gli studi, nonostante nonostante gli insegnanti ritenessero avessero un grande potenziale, era un bravo studente. Quindi Rock avrebbe descritto poi più in avanti i suoi genitori, in particolare il padre, come una persona violenta e Hyacinthe, che è la mamma, invece era una brava mamma, non aveva mai picchiato né lui né i suoi fratelli. In realtà, quando Rock era giovane non si era mai lamentato né aveva mai riportato alla scuola o quant'altro di aver subito degli abusi dal padre. Questo uscì fuori poi, più avanti, quando, quando era già adulto. Quindi a Rocco fu dato poco di cui lamentarsi da bambino, trascorrendo un'adolescenza relativamente tranquilla Nonostante Rock fosse un bambino relativamente tranquillo e non desse molti problemi, crescendo ha cominciato a richiedere delle attenzioni e si accorse che lamentarsi dei suoi genitori e della sua vita in casa creava delle attenzioni, ha cominciato a lamentarsi della sua famiglia e dei suoi genitori, appunto il papà. Quindi in più gli piaceva quando la gente lo ascoltava, quindi ha cominciato ad avere un interesse per un certo numero di argomenti che davano questa illusione, davano l'illusione di avere una intelligenza penetrante, per la quale è stato infatti spesso elogiato e anche dai valutatori psichiatrici dopo il suo ultimo arresto è arrivato a desiderare l'attenzione. Questo desiderio fu prontamente soddisfatto dalla sua presenza fisica e dalla sua propensione per lo spettacolo. Ha anche scoperto che essere spirituale o comunque religioso in qualche modo lo rendeva attraente anche esso. L'11 novembre del 1967 sposò Francine Granier, una ragazza della città accanto. Si trasferirono a Montréal e nel corso dei successivi 3 anni ebbe 2 figli, 2 maschi. Il primo lo chiamarono Rock Sylvain Jr. e il secondo bambino lo chiamarono François. Durante questo periodo Roche sviluppò alcune gravi ulcere che dovettero essere asportate chirurgicamente e in seguito ha sviluppato delle complicazioni dovute all'intervento chirurgico.
Purtroppo questa persistenza nel disagio del suo apparato digerente favoriva una certa irritabilità da parte di Rock. Divenne anche ossessionato dalla medicina e imparò moltissime cose sull'anatomia. Ha anche trasferito la sua famiglia alle miniere di Thetford e iniziò a sviluppare le sue abilità con la lavorazione del legno. Si impegnò nella politica municipale e si unì al Club Aramis, l'analogo francese degli Shriners, non sono sicura, che supernò per usarlo come sua piattaforma personale per una parodia del cattolicesimo, nonostante le radici di tutti gli altri membri. Ha anche acquisito un nuovo interesse per il suo lato sessuale, che non era ovviamente molto apprezzato dalla moglie e dai suoi suoceri, come possiamo immaginare. In questo periodo lui cominciò anche a bere in modo molto pesantemente e usava, diciamo, la scusa del suo intervento chirurgico e i problemi che aveva all'apparato digerente e diceva praticamente beveva per non sentire il dolore. Quindi, lavorando il legno imparò a fare delle sculture che poi avrebbe venduto come extra e raccimolare qualche soldo. E, in più era anche una scusa per uscire di casa in giro lì per le miniere di Thetford nel Quebec City. Questo succedeva solitamente il fine settimana, durante la settimana faceva il suo lavoro regolare. Ovviamente quando usciva il fine settimana per vendere questi oggetti che costruiva con il legno, ne approfittava per fare delle advance alle ragazze che incontrava lì nel paese. Quindi diciamo che non vedeva l'ora che arrivasse il fine settimana per andare a vendere i suoi piccoli pezzi di arte. Quindi uno di questi fine settimana uscì per andare a vendere i suoi oggetti fatti a mano con il legno e in un'occasione incontrò Giselle, che più in là diventerà molto importante. Purtroppo non molto dopo le finanze di Theriault cominciarono a risentirne e cadettero nelle mani della cooperativa di credito locale. Essa rientrò in possesso della sua residenza nelle miniere di Thetford. Francine, che sarebbe la moglie di Rock, si lavò le mani e visto che Rock non riusciva più a prendersi cura della sua famiglia, Francine ha pensato bene di lasciare Rock e trasferirsi altrove con i suoi figli. Ovviamente Rock non si è disperato molto e ha preso la situazione di suo vantaggio mettendosi in modo ufficiale con Giselle, ufficiale tra virgolette. E ora capirete il perché. Quindi anche se aveva dei rapporti sessuali regolari con Giselle, lui voleva continuare a mantenere la sua figura di uomo religioso, essendo che era sposato con Francine prima, non voleva dare l'impressione dell'uomo divorziato che si mette subito con un'altra ragazza e consuma il matrimonio non essendo sposati. Quindi anche se credo tutti sapessero che avesse rapporti sessuali con Giselle, lui teneva molto a mantenere le sue apparenze da uomo religioso alte. E quindi per mantenere le apparenze dell'uomo devoto ha fatto un letto nel retro del suo camion
in modo che sembrasse che sembrasse che avesse degli scrupoli e la sua religione gli proibì di andare con un'altra donna all'infuori del matrimonio. Quindi fu in questo periodo che Rock scoprì la chiesa avventista del settimo giorno. Gli avventisti del settimo giorno erano guidati da un uomo di nome Pierre Zita e si incontravano in una stanza di un motel ogni sabato. Rock era il loro seguace più devoto, ovviamente, era diventato un fanatico religioso. Quindi iniziò a seguire questa dieta e smise di bere e infatti il suo entusiasmo per l'opera di Dio cominciò a turbare anche gli altri avventisti e la sua vanagloria irritò coloro che sapevano della sua limitata istruzione. Rock rimase affascinato dall'Antico Testamento con i suoi rigidi codici di autorità maschile. Era anche affascinato dall'Apocalisse, con il suo messaggio di violenta punizione per il peccato alla fine dei tempi e la divisione della razza umana in eletti e i reprobi. Quindi arrivato a questo punto Rocketeria non è che aveva moltissimo guadagno oltre agli oggetti che lavorava con il legno e prese come occasione il fatto che gli avventisti vendessero la letteratura. Ora, cosa significa non ne ho idea, ma a quanto pare facevano delle letterature porta a porta e venivano pagati, ma non riesco a capire cosa voglia dire. E, quindi lui si approfittò di questa cosa e si offrì volontario, insomma, per vendere letteratura avventisti a porta. E in questo si dimostrò in effetti molto capace. Zita, il pastore di questa associazione, ha iniziato a dargli dei seminari su come smettere di fumare anche. Nel 1977 aveva accumulato un certo numero di seguaci. Adesso seguaci per gli avventisti, ma suoi personali, immagino che facevano che lui gli offrisse queste letterature. E parliamo di Solange Boillard, 21 anni, Chantal Lebrier, 19, Francine Laflemme, 18, Nicole Ruel, 20, Marise, 18 anni, José Pelletier, 20, Jack Fisset, era nella metà degli anni 20, non 20 anni su per giù, non è molto chiaro. Claude Ollette aveva 24 anni nel periodo di questi fatti. Jack G. Guerra è un altro Jack, e aveva 24 anni e entrò a far parte, insomma, del suo gruppo con sua moglie Marise Grenier, che aveva 23 anni all'epoca dei fatti, e avevano anche una bambina di 6 mesi. Tutte queste persone più Rock cominciarono a frequentare appunto l'appartamento di Giselle per queste lezioni, insomma, queste letterature. E, anche se la maggior parte delle ragazze vivevano ancora con i genitori, l'intero gruppo passava spesso il fine settimana da Giselle e si arrangiavano un po' ovunque a casa di Giselle, che si metteva sul divano, che sul pavimento, ovunque ci fosse un po' di spazio. Thériault ha cominciato quindi a incoraggiarli ad abbandonare l'università perché il grande numero di loro andavano a scuola.
Dopotutto diceva che Cristo era in arrivo e quindi non aveva molto senso imparare a cavarsela o comunque andare avanti con gli studi, ehm, anche perché a quanto riportato diceva non c'è bisogno di imparare abilità per cavarselo in un mondo che era già condannato. A volte Giselle diventava gelosa delle attenzioni che le ragazze davano a Rock, perché ricordiamoci che sì, portava i suoi followers, fan, non so come chiamarli, a casa di Giselle, ma non ci dimentichiamo che lei, Giselle e Rock avevano comunque un rapporto molto intimo. Ma Rock faceva il simpaticone e l'affascinante con tutti, quindi Giselle a questo punto era diventata un po' gelosa delle attenzioni che Rock offriva anche agli altri. Quindi diventava sempre più gelosa, ma dal momento in cui Rock ehm, era molto religioso, era molto devoto, molto preciso, Giselle cercava di tranquillizzare se stessa, convincendosi che Rock non l'avrebbe, in fin dei conti, mai tradita. Figuriamoci, un uomo con cui ha dei rapporti sessuali ma che non può portare a casa perché non sono sposati, quindi cerchiamo anche un po' di entrare nella mentalità di Giselle. Lei pensava che dal momento in cui lui fosse così devoto alla sua religione da non riuscire a dormire nello stesso letto in una casa, non essendo sposati, come potrebbe fare la stessa persona ehm, ad avere un rapporto con un'altra persona. Comunque dal momento in cui lui stava diventando praticamente sacerdote, quindi Giselle, diciamo che dal momento in cui lui era così devoto alla sua religione, che l'aveva convinta che lui era molto religioso e che non poteva permettersi di dormire con lei in una casa in modo regolare se non fossero sposati, lei dietro a tutta questa scena, questa situazione che Rock aveva creato, lei era nella posizione in cui non poteva credere che sarebbe stato capace di tradirla. Ecco. Quindi a quanto pare Rock era diventato sacerdote e per questo motivo si era impegnato alla sobrietà. Giselle arrivò alla conclusione che i suoi dubbi erano assurdi e solo frutto della sua insicurezza, e anche se si rese conto che Therialt non sarebbe servito molto per sedurre una di loro, in fin dei conti era un tipo molto affascinante, bellissimo, e come si fa a non cadere in tentazione di tanta bellezza? I ministri avventisti di Rock cominciarono a temere che questo gruppo di giovani scontenti era più attratto da Therialt personalmente che alla Chiesa e ciò che predicavano. Nel 1977 lui e i suoi seguaci parteciparono a un ritiro avventista sul lago Ressò, di cui ho una foto e proverò a metterla, nei boschi di Muskoka, in Ontario. Qui incontrò Gabrielle Lavallée del Quebec e Yolanda Guinbert della Francia. E ovviamente anche esse hanno aderito a seguirlo. Lo scenario ovviamente naturale del lago di Rosé a quanto pare ha creato un'enorme impressione sul Rock, tanto è vero che ad un certo punto durante il ritiro Rock fece un'escursione da solo, si arrampicò su un pendio roccioso. Eccoci, scusate, i bimbi chiamano. Quindi, dicevamo,
si andò a arrampicare a fare questa escursione e quant'altro, e quando ad un certo punto, ehm, sopraffatto da questo bianco splendore che aveva intorno, disse che sentì la voce di Dio e gli disse che il terreno che stava calpestando era un luogo sacro. Quindi questo era il primo episodio di quello che sarebbe diventato l'elemento dominante nella vita delle persone che avevano cominciato a seguire Terial. Le sue visioni, il fatto che poteva parlare con Dio quando gli faceva più comodo, eccetera. Quindi erano un gruppo di 8 seguaci, arrivato a questo momento, e convivevano, quindi erano Giselle, Solange, Chantal, Francine, Nicole, Gabrielle, Jack e Claude. Praticamente aveva una crescente reputazione di guaritore, arrivato a questo punto, e le connessioni che aveva con gli avventisti del settimo giorno aiutarono a fornire loro cibo e ciò che gli serviva per la salute, più gli davano, insomma, facevano tutti letteratura missionaria, e quindi Teria decise che era giunto il momento di trasferirsi con la sua congregazione da Thetford, dalle miniere di Thetford, e andarono a stabilirsi nei boschi di Muskoka o Muskoka, sempre in Ontario, circa a 65 km da Quebec City. Qui hanno aperto la Healthy Living Clinic. E questo era un luogo di medicina alternativa, praticamente dove curavano le persone a livello omeopatico. E, e ovviamente nella Healthy Living Clinic si cibavano, insomma, di prodotti biologici, quindi cibo biologico, e in più ovviamente la letteratura olistica per aiutarli a guarire per qualsiasi malattia. Cioè, tu, non lo so, c'è un'unghia incarnita, e passa un po' di olio di basilico, una preghiera e pomodori di orto, e guarisci. Poi se c'hai, non lo so, c'è il diabete, è la stessa cosa. Se poi si ha un po' di rosmarino tritato, e una preghiera, e, e il risotto con la zucca fatto in casa, e guarisci. E quindi adesso io scherzo, ma purtroppo niente, non ho niente in contrario con prodotti omeopatici. Io stessa ne uso alcuni, ma di certo se avessi una cosa grave non credo, non credo che, non credo che mi affiderei ai prodotti biologici e oli, o comunque non mi affiderei a prodotti omeopatici. Vedrei uno specialista, dei dottori, e mi farei curare nel, sperando che funzioni nel modo più umano, e che magari funzioni meglio, dove ci sono persone che studiano queste cose, e non per delle ricette tramandate da madre in figlio, il che, ripeto, non ho niente in contrario. La camomilla, l'arnica, faccio uso di alcune cose, uso sembra che mi trovo, uso alcuni di questi prodotti omeopatici, ecco, ma qui purtroppo si parla di cose un pochino più gravi, quindi se sono un po' scettica in breve tempo capirete perché.
Quindi hanno aperto questa Healthy Living Clinic e Terry Alt Rock ha insistito che indossassero tutti un uniforme, arrivato a questo punto, una tunica verde per le donne e beige per gli uomini. Ovviamente Rock doveva distinguersi e lui indossava una tunica marrone, che forse gli si addiceva. Comunque colore scuro e dello stesso, diciamo, lo stesso taglio, lo stesso modello degli altri, però colore diverso. Quindi non solo stava facendo soldi in questa impresa, arrivato a questo punto, e stava anche attirando nuovi seguaci. Molti dei clienti della clinica hanno cominciato a offrirsi come volontari o facendo delle donazioni finanziarie, tra cui una persona, Leo Mark Faucher, che vendette tutti i suoi possedimenti terreni per finanziare la clinica ed andare a vivere lì con la moglie e il figlio. Jack Giguere e Marise Grenier fece altrettanto, è la coppia che abbiamo parlato all'inizio, quindi avevano la bambina di 6 mesi all'epoca dei fatti. Marise e José Pelletier si unirono al gruppo successivamente. Purtroppo a questo punto cominciò ad esserci una dinamica un po' strana che si impadronì, diciamo, del gruppo, con tutte le donne, tranne Marise Grenier, che praticamente, a quanto ho capito tramite queste ricerche oltretutto vorrei dirlo, questa ricerca l'ho fatta con moltissime fonti, non nego che ho anche guardato su Wikipedia, anche se dicono che quei fatti non sono molto attendibili. Ehm, Praticamente tra il film hanno fatto moltissime interviste, sia a lui, sia a Rock che chiamiamoli vittime, perché purtroppo parliamo di Dark Side e quindi sapete che se stiamo parlando di queste cose è per una situazione che non è andata molto bene. Non so quali fossero i loro obiettivi, ma non lo so, andiamo avanti, comunque mi sto un po' perdendo. Quindi appunto dicevo, visto la ricerca che ho fatto guardando le interviste e quant'altro e anche altri video su YouTube, è molto chiaro che Maris non voleva stare lì. Ci stava perché il marito aveva venduto tutto e diciamo non aveva molta scelta. Lo ha fatto per il marito, ma ovviamente lei impuntò i piedi e non nascondeva il fatto che non voleva essere lì. Ecco, e il che non è una cosa molto piacevole. Andando avanti, capirete perché. Dicevo che a questo punto si era creata un'atmosfera alquanto strana e a quanto pare tutte le ragazze erano in lotta per l'attenzione di Rock, tutte tranne Marise che ovviamente non voleva neanche stare lì. E, alla fine Giselle si preoccupò molto del fatto che lei avrebbe potuto perdere ehm, l'attenzione di Rock a favore di una delle altre ragazze. Quindi prese l'iniziativa per chiedere di sposarla, quindi lei chiese a lui di sposarsi. Una settimana dopo, quindi ovviamente Rock accettò e una settimana dopo, quindi l'8 gennaio del 78, si sposarono in una chiesa avventista in Montreal. Non c'è stata luna di miele, ovviamente il gruppo è tornato subito nel furgone per le 5 ore di viaggio verso casa. Teria per tutto il tragitto verso casa ha riso e scherzo con le altre ragazze,
mentre Giselle l'aveva messa dietro del furgone da sola e ha pianto tutto il tempo. E, Giselle vide questo come un po' come una provocazione, come se Rock stava vedendo quanto lei lo amasse. Quindi diciamo gli altri avventisti non erano molto convinti della dinamica che si stava creando tra Rock e il suo gruppo. Tanto è vero che Pierre Zita, che era il pastore, credo, del gruppo degli avventisti, cercò di mettersi in contatto con i genitori delle ragazze avvisandoli che comunque era una situazione un po' strana e metterli al corrente, magari cercare di aiutarli o impedire loro di seguire Rock. Quindi cercò di convincere anche Giselle a lasciare Rock, ma il posto di Thériault nel cuore dei suoi seguaci era troppo profondo per essere spostato dalla famiglia o dai loro amici, non erano disposti, erano molto devoti a Rock e mettevano Rock al di sopra di qualsiasi altra cosa. Quindi comunque, visto che si stavano creando delle situazioni un po' strane, la gente del posto cominciò a lamentarsi di alcune cose, comunque del gruppo che era un po' insolito, le dinamiche del gruppo che erano un po' insolite, e quindi fu chiamata la polizia. Ma quando arrivò la polizia, appunto anche per controllare, erano stati chiamati anche da alcune famiglie di questi ragazzi. E, le ragazze non vollero parlare con la polizia. I ragazzi e le ragazze praticamente le dissero che avevano fatto un viaggio a vuoto, che loro stavano lì di loro spontanea volontà, avevano scelto di stare lì e non c'era nessun pericolo e quindi avevano fatto un viaggio a vuoto, non volevano neanche parlare con loro. Nonostante non aprirono non, non parlarono con la polizia, altri uomini d'affari cominciarono a presentarsi alla stazione di polizia per lamentarsi dell'incapacità di Thériault di pagare le bollette e la polizia aveva le mani legate, non potevano fare molto. Nel marzo del 1978 Geraldine Gagné Auclair fu ricoverata alla Healthy Living Clinic. Era stata sottoposta a cure per leucemia a Quebec City e le cose sembravano andare bene, ma il marito di Auclair si infatuò del bel modo che aveva Thériault di parlare e non ho capito bene come si erano conosciuti. Non so se questo signore faceva parte del loro culto o religione a questo punto era già un culto perché stesso il loro pastore si era abbastanza allontanato vedendo che la dinamica stava succedendo, quindi da questo punto in poi penso che sia lecito chiamarlo culto. Ora non so se questo signor Auclair avesse visto delle funzioni di Rock, comunque fatto sta, si sono conosciuti. E il marito di questa ragazza che stava male, comunque con la leucemia, chiese a Rock di andarli a visitare in ospedale. E ovviamente Rock ha accettato. Vado in ospedale, Rock cominciò a parlare in modo in gergo medico e sembrava che veramente sapesse di che cosa stesse parlando. E addirittura discusse con i medici dicendo che i farmaci che stavano usando non andavano bene e il modo in cui parlava, comunque che era molto sicuro di sé, convinse il marito in qualche modo che Rock ne sapeva di più. Scusate, era morta la batteria.
Quindi a quel punto Rock convinse il marito che non era più una buona idea lasciare la moglie lì in ospedale e a quanto pare, quanto lui diceva, loro non erano in grado di curarla e d'altronde non sapevano neanche di che cosa stessero parlando i dottori, Rock giudicando i dottori. E purtroppo il marito della signora Geraldine si era convinto che avesse ragione. Rock convinse quindi signor Auclair a portare Geraldine, che era una paziente oncologica di 38 anni, fuori dall'ospedale e nella Healthy Living Clinic, dove però il padre di Geraldine non era autorizzato a visitarla. Quindi le visite erano per i stretti familiari, in questo caso soltanto il marito. Quindi il trattamento di Rock per curare la leucemia di Geraldine consisteva in succo d'uva e cibi biologici. Purtroppo Geraldine morì in quella clinica. Teria raccontò ai suoi seguaci che era andato nella sua stanza e l'aveva baciata e lei si era risvegliata dalla morte, ma che alla fine gli disse: sai, quando Dio vuole le persone le prende, era il momento per Geraldine. Comunque, nello stesso periodo di esistenza della clinica, i genitori di Gabrielle Nadeau, 19 anni, vittima di sclerosi multipla, fu affidata alle cure di Rock. E praticamente i genitori di Gabrielle e Rock si erano conosciuti in un seminario per smettere di fumare. Nell'aprile del 1978 Rock fu espulso dalla chiesa avventista del settimo giorno, finalmente, ma si sapeva, su iniziativa di Zita, appunto il pastore. Questo non sconvolse minimamente Terry Alt e la sua mossa successiva fu quella di continuare i suoi piani. Comunque dice che non lo colpì affatto il fatto di essere abbandonato dal suo pastore che tanto apprezzava, ma in quel momento decise lui di cominciò ad avere, ecco, la mania di onnipotenza. Lui cominciò a far sposare tra di loro i suoi seguaci, così a caso, senza sentimento, senza chiedere loro il parere. Quindi, nonostante il fatto che non solo gli mancasse l'autorità per celebrare i matrimoni, ma i suoi seguaci non avevano in realtà espresso alcun interesse a sposarsi, almeno non con l'uomo che aveva deciso Rock, perlomeno. Claude Hollette era in coppia con Solange Boillard e Jack Fissette con Nicole Ruel. Solange invitò i suoi genitori alla cerimonia e su consiglio del loro sacerdote decisero di partecipare, se non altro per dimostrare a Solange che l'amavano ancora. Hanno riferito che la cerimonia nuziale di Rock non è stata quella che si aspettavano e, per non dire altro, il discorso sconclusionato di Terry Alt ha sottolineato il ruolo di sottomissione della donna all'uomo. Alcune donne della famiglia di Solange piansero, e non di gioia. Diciamo che erano rimasti abbastanza sconvolti e forse lì ha cominciato a suonare qualche campanello d'allarme. Comunque, quella primavera Giselle, quindi ora moglie di Rock, che era incinta, cominciò a sentirsi rifiutata dal fatto che Rock non le desse attenzione, o comunque non erano attenzioni esclusive per lei. Lui dava le stesse attenzioni a tutte le donne. Ecco. Quindi lei, stanca di questa situazione ed incinta,
decise di puntare i piedi, andare dal marito e spiegare di questa situazione, il fatto che comunque lei non si sentiva più a suo agio in questa situazione e voleva, diciamo, dargli un ultimatum, rompere la setta, voleva, voleva smantellare questo culto, ecco. Quindi gli disse o smantelli il culto o comunque questi ragazzi, i tuoi seguaci, devono trovare un'altra casa, oppure lei sarebbe tornata a vivere con il padre, quindi l'avrebbe lasciato. Purtroppo Rock non la prese molto bene, le diede un pugno in faccia e gli ha praticamente fracassato la bocca e gli vietò di uscire dalla sua stanza per 2 giorni. Nel giugno del 1978, nonostante il suo successo finanziario a quel punto, la Healthy Living Clinic dovette affrontare alcuni seri problemi. In primo luogo c'erano i debiti insoluti. In secondo luogo la costante sorveglianza della polizia, a cui erano stati sottoposti dopo la morte di Eau Claire, quella ragazza che morì per la non cura della leucemia nella clinica di Rock. Quindi dopo che lei morì la clinica fu presa ancora più sott'occhio. C'erano, adesso non mi viene la parola, c'erano delle problematiche iniziali, quindi i genitori di queste ragazze che avevano chiesto alla polizia di andare a fare un sopralluogo e alcuni commercianti che dicevano che comunque Rock aveva dei debiti, e poi la morte di questa ragazza per la non cura della leucemia gli stavano un pochino più addosso. Quindi questo cominciava ad essere un problema per Rock. Poi c'era anche un altro problema, il taglio del cibo salutare e delle forniture di letteratura missionaria ai loro ex amici. Praticamente gli avventisti del settimo giorno, come si chiama là, dal momento in cui lui si separò da quella comunità, hanno cominciato a non fornirgli più del cibo e delle cose che servivano a livello salutare. Adesso non so cosa, perché comunque loro facevano cose omeopatiche, non so. Comunque smissero di offrirgli questi rifornimenti. Di conseguenza avevano perso molte persone che comunque pagavano per le letterature missionarie, no? E questo era un grandissimo problema. A quel punto avevano troppi debiti e diciamo il proprietario del terreno gli dissero: se non potete pagare i debiti dovete evacuare. E così fece. Quindi Theria caricò tutta la banda sui loro veicoli e partirono di nuovo. Vagarono di città in città per un po' di tempo lungo il Fleuve Saint Laurent per un mese. A luglio si ritrovarono nella natura, nella natura selvaggia della penisola di Gaspé. È qui che Theria rivela al gruppo la sua visione del futuro. Theria disse al gruppo che il mondo sarebbe finito il 17 febbraio 1979, in mezzo a una tempesta di grandine, terremoti e fulmini delle dimensioni di un masso. Diceva che sarebbero grandinati massi dal cielo. Loro, in comune, sarebbero diventati gli eletti di Dio, ma solo se si fossero fatti una vita retta nella macchia di queste colline pedemontane degli Appalachi. Disse loro che sarebbero diventati gli eletti di Dio, ma praticamente avrebbero dovuto fare una vita dritta e l'avrebbero dovuto seguire
tra le colline pedemontane degli Appalachi. Thériault naturalmente sarebbe stato la loro guida, perché figuriamoci, mai alla pari. Quindi sì, il gruppo si convinse e decide di partirono a piedi verso le colline del villaggio di St. Jogues il 9 luglio 1978. Camminarono per 2 giorni fino a quando trovarono una collina isolata accanto a un piccolo specchio d'acqua chiamato la Sac. Lac Sec, il lago secco. Thériault chiamò il minuscolo tumulo Montagna Eterna e fu qui che il gruppo si stabilì. Costruirono una specie di tendopoli, una tenda, una baracca e trascorsero una settimana a recuperare gli attrezzi dalle auto e poi iniziarono la costruzione di una capanna più grande, praticamente dove voleva accamparsi. Non potevano arrivarci con le macchine, quindi avevano portato con sé tutte le loro attrezzature, ma dovevano fare avanti e indietro per andare a recuperarle, portarle al campo. Quindi arrivati sul punto di destinazione, la prima cosa da fare era cercare di fare il disboscamento, insomma di liberare il terreno per poterci mettere quella che poi sarebbe diventata una capanna. Solo per fare il disboscamento tutti questi ragazzi dovevano lavorare per almeno 17 ore al giorno. Dopodiché dovevano anche comunque rifornirsi nel villaggio vicino di cibo, acqua, insomma quello di cui avevano bisogno. Quindi comunque Jack Fisset e Claude tagliarono il terreno con una pala e un piccone, dove ci sarebbe stato il centro della capanna. Quindi avevano già disboscato il tutto e stavano cominciando a costruire questa capanna. Lavorarono tutta l'estate per scavare un pozzo, quindi quando finalmente raggiunsero la falda acquifera, acquifera? Quando finalmente raggiunsero l'acqua, Rocco lo dichiarò un miracolo, non perché loro avevano scavato 17 ore al giorno per 17 ore al giorno per tutta l'estate, era un miracolo, perché lui dopo tutta l'estate che stava a panza all'aria con la sua tunica color cacca, andò a vedere questi poveri scemi che cosa stessero facendo e poi si sporse un po' nel buco, vise l'acqua, miracolo! Va bene. Quindi ovviamente tutti questi ragazzi lavoravano con le loro tuniche e queste tuniche erano scomode, e pericolose, e calde e fredde. Quindi Rock le fece la grazia di cambiare questi uniformi, cambiandole con delle tuniche corte, sempre avvolgenti, insomma sempre tipo setta, però erano un po' più corte e non erano più, che colore erano? Verdi e beige, questa volta erano blu scuro. Quindi Thériault razionava il cibo e se qualcuno si lamentava di qualcosa come la fame, lo puniva dandogli meno di mangiare. Perché ovviamente dovevano lavorare e per prendere da mangiare dovevano andare al villaggio accanto e quando devi andare al villaggio accanto e comunque ci vuole tempo, non puoi stare lì a lavorare. Quindi se si lamentavano di avere fame, loro venivano puniti con la fame. Dopo un po' di tempo i dolori allo stomaco di Rock gli impedirono di partecipare ai lavori di manodopera, ma in realtà non aveva mai cooperato. Il suo ruolo era molto più importante, voglio dire, doveva occuparsi di loro in modo spirituale, il fatto che stava lì e li aiutava mentalmente, spirituale, dicendogli cosa fare, facendogli da guida. Era molto più importante che sporcarsi le mani. Comunque
purtroppo questo per alcuni era troppo. Yolande Guinebert, che si era unita al gruppo con la sua amica Gabriele Lavallée al resort sul lago Rosset, se n'è tornata in Francia, sostenendo che il suo passaporto era scaduto, quindi ha usato quello come scusa e è riuscita per sua fortuna a fuggire. Leo Mark Faucher o Faucher, che era entrato a far parte della clinica Healthy Living con sua moglie e sua figlia, che aveva dato a Terialt tutto il suo denaro, eccetera, caricò i suoi miseri averi e la sua famiglia su un carro e tornò alla civiltà. Rock non fece nulla per fermarli, a dire il vero, ma chiarì che Faucher era malvagio agli occhi di Dio ed era per questo che non poteva seguire l'opera di Dio o comunque rimanere lì. Quindi ovviamente cercava di metterli in cattiva luce. Non li impediva di andare via, però li metteva in cattiva luce con il resto del gruppo. Quindi quando tutto fu finito, la capanna, quindi questo si parla che era settembre oramai, quindi alla fine dell'estate, la capanna consisteva in un'unica stanza aperta con un pavimento fatto di tondi di legno pestato e con il pozzo al centro. Il soffitto era fatto di tronchi ricoperti di muschio e ramoscello e della corteccia, insomma, non so, in modo molto primitivo. E le stanze erano costruite solo da tramezzi alti 1 metro e c'erano delle lenzuola appese che facevano da separare, insomma, e separavano le stanze o comunque dava un minimo di privacy, non si è capito molto, comunque non era una, non era una, era una, non so, credo che i miei figli l'avrebbero fatta un pochino meglio, con un'estate dai tutta l'estate ai miei figli o qualche ramoscello, 2 mattoni e altro che capanna. Ti costruiscono un intero villaggio, compreso dei supermercati, i grattacieli. Comunque, questo, tornando alla vicenda, questa doveva essere la loro casa fino a quando Dio non avesse iniziato il suo regno millenario sulla terra. Quindi fino alla fine dei giorni loro avrebbero vissuto lì, che poi alla fine dei giorni loro si sarebbero salvati e quindi non so quali erano le loro intenzioni dopo di questo, Rock non ci ha mai pensato. Comunque, comunque sì. Era anche un luogo di allegria dove Rock organizzava scenette e canzoni, si divertiva a far giocare a fare il teatro, dove ovviamente l'unico attore era lui l'unico che poteva esibirsi. Sì, e quindi si esibiva, cantava e poi parlava molto e gli altri dovevano anche far finta di essere interessati perché altrimenti venivano puniti. Quindi per commemorare la loro nuova vita, Teriad e Rock diede a tutti loro nomi nuovi, parte dell'Antico Testamento. E lui stesso divenne Mosè e si faceva anche chiamare i loro papi e sua moglie Giselle era la loro mami. Ovviamente, ovviamente prendevano anche degli assegni sociali collettivi, quindi avevano un budget mensile di $1.400 almeno in modo collettivo, cioè tutti gli assegni insieme erano $1.400 canadesi. A ottobre la mami Giselle, incinta di 6 mesi, è andata da Mosè e disse che le donne che non erano sposate si sentivano sole, si lamentavano. Poche sere dopo, Nicole Ruel, che Rock aveva accoppiato con il disinteressato Jack, Nicole si confidò con Giselle che lei e Mosè erano stati intimi.
e questo era successo mentre tutti gli altri erano fuori a lavorare. Questo ovviamente fece immensamente male a Giselle e quel giorno fuggì dalla cabina, ma Terry Alt, Rock infuriato la raggiunse e le strinse le mani intorno al collo e la costrinse a tornare alla capanna. Ora Giselle, intimidita e temendo per la sua vita, ovviamente accettò. Mosè dichiarò nulli tutti i matrimoni comuni, ad eccezione di quello tra lui e Giselle, che ovviamente ha senso. Gli altri matrimoni non avevano niente di né di legale né di spirituale, parliamoci chiaro. Ha poi iniziato comunque a far sposare le donne con se stesso, tra cui Gabrielle Naudet, la ventenne invalida di sclerosi multipla, anche se a quanto pare non ha cercato di avere rapporti sessuali con lei. Ebbe rapporti sessuali con le altre mogli e solo la ribelle Solange praticamente fu l'ultima a cadere nelle sue astuzie. E poi c'era sempre Maryse Grenier che non voleva nemmeno stare lì, figuriamoci se voleva essere sposata a lui. Quando ci fu il massacro di Jonestown, che avvenne il 18 novembre 1978, e coprirò anche questo caso, sono stata ispirata appunto da questo caso che ne parla. L'avevo già sentito, avevo già visto dei video su YouTube, ma me ne sono completamente dimenticata. Comunque, il massacro di Jonestown il 18 novembre del 78, Teria seguì la storia con molto interesse e affermò persino di aver avuto una visione dell'evento un anno prima. Lui aveva avuto una premonizione che questo sarebbe successo. Comunque ora avevano un problema molto urgente. I culti apocalittici erano ormai una preoccupazione domestica e le famiglie dei seguaci di Teralt rinnovarono i loro tentativi di smantellare il gruppo. La polizia voleva prenderlo in custodia, ma non avevano prove ovviamente che fosse un pericolo né per se stessi né per gli altri al momento. O comunque i membri della setta, scusate, del culto, non parlavano, erano completamente Rocky aveva fatto un bel lavaggio del cervello e loro pendevano dalle sue labbra e credevano in tutto quello che diceva. Credo che arrivato a questo punto comunque avevano capito che erano vittime di una persona abbastanza presuntuosa, per dire poco. Tutti dovevano fare tutti e lui doveva soltanto guardare, però stava lì a livello spirituale. Secondo me qualcosa cominciavano a capirla in questo momento, soprattutto Giselle, ma erano proprio abbindolati a livello psicologico. Non avrebbero mai fatto niente per mettere Rock in pericolo né in discussione il culto, setta. Quindi sì, la polizia voleva trovare il modo di prenderlo in custodia, ma non avevano prove, perché comunque non potevano dichiararlo né pericoloso per se stesso né per gli altri. E ciò nonostante Rock andò volentieri comunque, quindi non so esattamente bene gli eventi in questo momento, ma a quanto pare, non so, Rock trovò un compromesso con la polizia, non so, e accettò di andare a fare una valutazione psicologica e comunque non affermò di non essere il leader del gruppo, che la comune era una democrazia e che vivevano in pace senza alcuna
promiscuità e ha convenientemente tralasciato le parti sul razionamento del cibo, sugli abusi e la poligamia. Le autorità si resero conto che era un eccentrico delirante, ma senza alcuna prova che fosse comunque un pericolo. Pericolo. Era semplicemente un po' eccentrico e delirante, e parlava molto, lo ritenevano anche abbastanza affascinante e aspetta, come avevano detto in quell'intervista, lo ritenevano, vabbè, questo lo dicono poi le guardie carcerarie più avanti, lo ritenevano coinvolgente con il suo modo di parlare, e, non ricordo, comunque era ben lodato. Comunque la clinica psichiatrica lì dove fece questa valutazione lo rilasciò. E, quindi Rock abbandonò la dieta avventista e ha iniziato a mangiare la carne e cibo spazzatura. E ad un certo punto ha fatto anche prostituire Gabrielle, non so, sua moglie, e la fece prostituire con un commesso locale in cambio di latte, carne, formaggio, insomma, beni di prima necessità. Ha anche ripreso a bere, ovviamente, dopo 2 anni di sobrietà, e ha iniziato a bere di nuovo con la scusa di prendere la comunione, quindi il sangue di Cristo, e il vino è un miracolo di Dio e bisogna berlo. Poi ha cominciato con la birra, poi il cognac e via dicendo. Cominciò a fare dei sermoni lunghi ore. Questi sermoni non finivano più, poveracci, e erano lunghi, sconclusionati, e soprattutto faceva questi sermoni quando era a Brillo, possiamo immaginarci. E poi se qualcuno si addormentava o faceva qualsiasi gesto che non approvavano, non gli piacevano ciò che sentivano, venivano presi a pugni, a bastonate e quant'altro. Quando Marise Granier, incinta, mangiò 2 frittelle in più di quelle che Thériault le aveva assegnato, lui le diede un pugno sul fianco e le ruppe 2 costole, giusto per fare un esempio. Una delle punizioni preferite sarebbe quella di costringere qualcuno a spogliarsi nudo e a stare sulla neve per alcune ore, e nessuno lì avrebbe reagito, non avrebbero potuto, perché un po' non avrebbero potuto per la ripercussione verso di loro, e poi come mettersi contro al benestare di Dio, perché lui tutto quello che faceva era un messaggio da Dio, a quanto pare, a quanto dice. Di conseguenza chi siamo noi per metterci di mezzo alle sue volontà? Io credo che finiamo qui la prima parte e proverò a riprendere di nuovo domani, non sono sicura, ma non so se lo metterò in questo video. Farò diverse parti perché questa ricerca è lunga, 17 pagine, non sono riuscita ad eliminare niente, perché se elimini qualche cosa poi quello che dici dopo non riesci a seguire il discorso, diventa, in questo caso non finisce più. Calcola che non siamo neanche a un quarto, quindi io lo lascerei qui, in questo caso lo finirei, questo episodio, questo video lo finirei qui. Ricordiamoci che io questi video li faccio in tempo libero, e tempo libero non ne ho molto, quindi neanche da incinte di figli di Rock
non potevano mangiare assolutamente niente di più di quello che era stato permesso e li avrebbe massacrati di botte. E ovviamente quando questo succedeva gli altri membri del gruppo non reagivano, un po' per paura, perché se reagivano poi la tortura, l'abuso sarebbe concentrato su di loro, le persone che avrebbero reagito. Quindi non potevano fare niente in questo momento, in quel momento. Per ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Sappiate che non sono neanche se devo dare un valore da 1 a 10 a quanto, dal meglio al peggio di cui posso parlare in questo video, da 1 a 10 adesso siamo a un 3. Siamo a un 3. Cominciano gli abusi, rompe qualche costola, vieta di dar mangiare neanche alle donne incinte, devono subire ramanzine o sermoni, ramanzine lunghe ore. Lui praticamente mangia quel che vuole, mangia patatine, carne, frutta, verdura, anche merendine. Mangia di tutto e di più, ma ovviamente loro non è permesso, loro si devono cibare di scarti di quello che hanno coltivato, o comunque quel poco che hanno lo devono dividere tra di loro, e quindi sono molto razionali. Lui invece, il maiale, può mangiare quello che gli pare. Quindi ci sono diversi abusi, diverse violenze, oltre al fatto che ora è sposato con tutte. Non so quello come si chiama, poi alla fine se sono d'accordo, che siamo noi per giudicare. Certo Gisella non è tanto contenta, comunque da 1 a 10 siamo a un 3. Ragazzi, diventa pesante, questo è niente, è veramente niente. Fatemi sapere cosa pensate voi fino a questo punto nei commenti, mi raccomando, siate gentili, cerchiamo di non di giudicare le vittime e dire sì, però loro sono venuti andare lì, adesso si prendono quello che si meritano. No, no, ricordatevi che quando metto i tag, e ovviamente metterò il nome e cognome di Rock, non metterò il nome per rispetto alle vittime, non metterò i loro nomi, ma ovviamente se loro vanno a ricercare Rock e la loro storia su internet, potrebbe comparirgli questo video e potrebbero leggere i commenti. Ricordiamoci che queste sono persone viventi, comunque la maggior parte delle persone di cui parleremo, e non vogliamo offenderli, perché fidatevi, hanno subito abbastanza. Quindi mi raccomando, non mi interessa se dovete parlare male di Rock, ok, sono con voi, ma le vittime lasciamole in pace, ok? Non mi scrivete commenti, non parlate male delle vittime, perché alcune sono veramente vittime, altre sono sopravvissute, ma altre no. Quindi non parliamo male delle sopravvissute e ci vediamo alla prossima. Ragazzi, mi raccomando, fate scelte giuste, ricordatevi che le persone intelligenti sanno dire di no. Oltre a quello non aggiungo altro, ci vediamo alla prossima. Ciao. Wilderness of Muskoka, Ontario, where towering pines sway to the whispers of the wind and the sun casts a golden shimmer on the serene lakes, a decision emerged from the shadows of the ordinary. A decision as bold as the wild itself to make a home within the heart of this untamed landscape. To live not merely amidst, but truly within the bush.
A decision that would lead to a series of events as thrilling as they were unexpected. In the heart of this wilderness, a cabin began to take shape. Raw materials wrestled from the generous arms of nature, morphed into a rugged abode. Members of the group were forced to work up to 17 hours a day in hot weather conditions. The hands that constructed it, though blistered and weary, moved with a purpose. To make their Messiah proud, this cabin, this humble yet proud structure, rose from the ground as a testament to the human spirit's indefatigable resolve. But as the cabin stood strong against the elements, the echoes of tranquility began to fade. A storm was brewing, not in the skies, but within the confines of the cabin's sturdy walls. The serenity of the wilderness was about to be shattered by an unexpected adversary, one that would transform this haven into a haunting ground. The cabin, once a symbol of triumph over nature, became a theater of torment. The walls that were meant to provide shelter now imprisoned the inhabitants in a chilling ordeal. Each day the rising sun no longer symbolized hope, but marked the beginning of yet another day of anguish. The cabin bore silent witness to these tortures, its wooden beams echoing with the cries of despair. The once warm and welcoming fireplace now flickered ominously, casting long, menacing shadows that danced on the walls. The cozy corners meant for rest now offered no respite but served as constant reminders of the torment within. These tortures, as varied as they were relentless, tested the limits of endurance. Each new day brought with it a fresh wave of trials, a relentless onslaught that battered the spirit and body alike. Hunger, isolation, fear, and the harsh elements of nature all conspired to create a symphony of torment that rang through the once peaceful woods. In the end, the cabin in the Muskoka bush stood as a monument to this harrowing saga. A testament to the endurance of the human spirit, it stood defiantly against the backdrop of the wilderness, its silence narrating tales of courage and survival. The story of the cabin is a chilling reminder of the thin line that separates tranquility from torment, a testament to the strength of will and a haunting echo of the tortures endured within its walls. Let's start today's chilling story, the cult of the Anthill Children.